altro giro, altra corsa e aggiungiamo la prova di oggi nell'infinita lista di prove di quest'anno dove ho preso l'acqua, però non siamo qui per parlare di questo, perché siamo qui per parlare di lei, la nuova Caballero 700 che segna finalmente il debutto di Fantic nel mondo dei grandi, tra virgolette, perché moto di media cilindrata non ce n'era mai stata una col motore così grande nella famiglia veneta, nella casa veneta, e non saranno certo 2 gocce, forse anche 3, a fermarci, perché proverò a raccontarvi come va, ma prima vi racconto com'è fatta, perché ci sono un sacco di chicche interessanti, perché è vero, il motore, lo sappiamo tutti, è in condivisione con quello della MT-07, il CP2 della Yamaha, ma tutto il resto è stato completamente fatto in Italia e ci sono su delle belle cose molto molto interessanti. Adesso vi racconto tutto. Sartoria italiana. Per dar vita alla nuova Caballero 700, in Fantic hanno voluto fare le cose in grande, partendo dal bicilindrico in linea Yamaha e cucendoci intorno una ciclistica completamente made in Italy. Ma andiamo con ordine. I tecnici veneti hanno ritoccato il CP2 giapponese nello scarico con l'adozione di un sistema a doppia uscita e nell'aspirazione, realizzando da zero una nuova cassafiltro con l'obiettivo di garantire una distribuzione della coppia più omogenea e un'erogazione più corposa agli alti regimi. Tradotto, fino a 8000 giri si hanno a disposizione 60 Nm con il picco massimo di 70 che arriva a 6500 giri. La ciclistica, progettata da zero per l'occasione, sfrutta un telaio monotrave in acciaio al cromo moliddeno con piastre di rinforzo laterali in alluminio ricavato dal pieno. Il gruppo sospensioni è completamente firmato Marzocchi. La forcella steli rovesciati ha un diametro di 45 mm, mentre il monoammortizzatore con leveraggio progressivo è regolabile nel precarico ed è abbinato a un forcellone a sezione variabile in alluminio. Ciliegina sulla torta poi l'impianto frenante full Brembo con disco anteriore da 330 mm e pinza radiale a 4 pistoncini e disco posteriore da 245 mm. Ma la vera particolarità della nuova Caballero sta senza ombra di dubbio nel diametro delle ruote, non tanto nella posteriore da 17 pollici quanto nell'anteriore da 19, che la rende una delle poche classiche ad adottare questa soluzione. Ah già, e poi ci sarebbe anche il pacchetto elettronico completamente sviluppato in Italia, ma di questo ne parliamo tra poco. Ora vi lascio al volo la scheda tecnica e poi saliamo in sella. Prima di partire vi faccio vedere al volo cosa ci si trova davanti quando ci si siede sulla Caballero 700. Beh, innanzitutto qui piastra superiore con laser logo Caballero, blocchetto di sinistra, classici anabaglianti, frecce, clacson. Questo è il joystick con cui si controlla tutto il display, sinistra, destra e ok, mentre qui a destra innanzitutto leva del freno anteriore regolabile e qui invece blocchetto di destra, tasto per l'accensione, tasto dell'ABS, adesso vi spiego tutto, e poi tasto per cambiare la mappatura, super figo perché metà ruota tassellata per la mappatura dedicata al fuoristrada, invece gomma da strada per la mappatura dedicata alla strada. Qui quando si accende logo Fantic, strumentazione circolare, display TFT, a lato ci sono tutte le spie del caso e questo è il display, contagiri in alto, viene fuori sinistra marcia, velocità, ma cambiando con sinistra sul blocchetto si va a vedere tutte le informazioni come trip, la temperatura, chilometri totali, la temperatura del motore, e invece sulla destra c'è l'indicatore della mappatura che si cambia con street, off-road e custom. In realtà non sono delle mappature che agiscono sul motore in quanto non c'è il ride by wire, ma agiscono sulla modalità dell'ABS e del controllo di trazione. Sulla mappatura dedicata alla strada, la street, è attivo sia l'ABS su entrambi gli assi e il controllo di trazione, mentre sulla mappatura off-road il controllo di trazione è disattivato e l'ABS è escluso la ruota posteriore. Volendo, tenendo premuto, si può anche andare a disattivare l'ABS da entrambi gli assi, sia davanti sia dietro. Adesso invece con un po' di pioggia è arrivato il momento di partire.
Prova finita e mi sono cambiato perché abbiamo preso le secchiate d'acqua proprio, non ha smesso un secondo di piovere, anzi in certi momenti è anche aumentata, però vabbè ci sta, d'altronde non è che si può fare tanto. Prima di entrare nel dettaglio di come va la Caballero 700, nel dettaglio poi in realtà questo qui è veramente un primissimo contatto, abbiamo fatto circa 80 km tutti su strada bagnata, quindi purtroppo le sensazioni sono quelle che sono, ma adesso ci arriviamo lì. Prima di tutto volevo iniziare con una considerazione che è anche, almeno secondo me, un vero e proprio complimento ai tecnici di Fantic, anche a chi ha disegnato la moto, perché tutto quello che vedete, tutto quello che si vede è estremamente qualitativo, nel senso, quando si sale in sella a questa moto qui si ha l'impressione di essere su una moto veramente fatta molto bene. Ogni singolo particolare, partendo anche ad esempio dal tasto per cambiare le mappature che vi ho fatto vedere prima, che è veramente una bella chicca, ma tanti altri dettagli che vi ho detto prima, ci sarebbero state tante chicche interessanti, banalmente la protezione dello scarico in carbonio, la leva del freno, che non è una roba così economica come su altre moto anche di questa fascia di prezzo e di questo segmento possono essere. Qua invece è veramente tutto molto figo, come del resto ci si aspetta su una moto di questo genere. C'è chi compra una Scrambler, gli piace il look, gli piace il genere, gli piace un po' in questo caso una moto che possa andare su strada e fare anche del fuoristrada leggero, però la prima cosa è assolutamente l'estetica, come confermano tra l'altro anche le piastre molto fighe ricavate dal pieno, i rinforzi qua del telaio, e qua su questa qui vedete anche i piedini della forcella, ma in realtà su quella di serie, quella che arriverà sul mercato, sono un po' più standard, un po' più classici, meno raffinati, ma può darsi che in futuro arrivino, al momento non sono previsti. Rapidissimo l'ergonomia, perché chiaramente essendo una moto che si rivolge a un pubblico abbastanza ampio, allora, prima cosa, si tocca molto bene a terra, la moto è molto stretta nella zona centrale, nella zona di calzata dove passa il cavallo, le gambe si mettono giù senza particolari problemi, le pedane non danno tanto fastidio, ci si fa l'abitudine in fretta, e la posizione di guida non mi dispiace, perché per me, che sono alto 1,80 m, con le gambe che si piegano un po' troppo, soprattutto su questa tipologia di moto, e alla lunga è una cosa che mi dà fastidio, invece sulla Caballero sono sempre abbastanza piegate rispetto ad altre moto, però non eccessivamente, mi trovo abbastanza bene a mio agio, riesco anche a scaricare bene la schiena, cosa che alla lunga fa sicuramente piacere. Il manubrio non è vicinissimo, però non è neanche tanto lontano ed è molto aperto, e questo mi piace molto perché si ha una buona leva quando si guida, quando si inserisce la moto in curva, quindi direi che a livello di ergonomia ci siamo sicuramente. Entrando nel dettaglio, partirei dal motore, che sembrava essere la cosa più scontata perché lo conosciamo tutti, il CP2. In parte conferma il suo carattere, nel senso di un motore molto divertente, molto elastico, in sesta a 50 all'ora, un po' meno in realtà, si viaggia con un filo di gas senza problemi. Poi in sesta a 50 all'ora è difficile che ci si ritrovi, però anche a mettere dentro la terza, la quarta, quando si va piano, si viaggia sempre in fluidità assoluta, si ha sempre a disposizione quel giusto valore di coppia per riprendere il gas in mano e ripartire senza problemi, e in questo caso poi la marcia della vita è proprio la terza, cioè con quella lì ci fai di tutto. Però dicevo che sembrava essere la cosa più scontata della moto, in realtà non è così, perché in Fantic abbiamo visto, hanno lavorato su alcuni aspetti, lato motore, e il risultato che ne viene fuori di tutti questi interventi che sono stati fatti, che magari a primo lì così a sentirli dire sembrano robe da niente, in realtà non è proprio così, perché rispetto al CP2 che utilizzano le varie Yamaha MT-07, Tenere, qua il confronto è con l'XSR MT-07, secondo me qui si ha un po' meno di cattiveria quando si va a prendere il gas in mano, si ha proprio un po' meno il calcio nel sedere classico che ti dà questo motore quando si va ad aprire, soprattutto in seconda, ma quando si va su è molto più progressivo, la coppia è spalmata in maniera più omogenea su tutto l'arco di erogazione, tant'è che a 9000 giri, quando si arriva praticamente al limitatore, la moto spinge ancora, si va ancora avanti, e questo qui per una moto da strada secondo me è un vantaggio veramente importante, perché
dà un po' più l'idea di averne di più, no? La potenza è sempre la stessa, ma quando si va in alto, gira più in alto, ti tira fuori meglio, puoi permetterti di allungare un po' di più, di tenere un po' più la marcia, senza pagare tanto proprio in termini di ripresa, perché comunque rimane una bella corposità ai bassi. Oltre a questo, allora, l'acceleratore è abbastanza duro, proprio il comando da girare. Un aspetto, una caratteristica che da un lato non mi fa impazzire, perché comunque alla lunga può affaticare un po', soprattutto quando si va in città, che si ha sempre il gas in mano a giocare, ma l'aspetto positivo sta nel fatto che quando si va a riprendere il gas in mano si ha meno effetto on-off, effetto classico apri-chiudi che ha questo motore su tutte le tipologie di moto su cui è montato, e in questo caso viene un po' mitigato, proprio perché quando si va a riprendere il gas in mano, essendo più duro, si riesce a distribuire meglio la forza, e quando si va a aprire si riesce a controllare meglio, e questo mitiga un po' l'effetto on-off. Effetto on-off che invece rimane, ma questo non è colpa dei tecnici di Fantic, quando si va a chiudere il gas viene sempre spinti un po' in avanti, una caratteristica di questo motore, però con le doti che ha di ripresa, proprio di coppia, come è distribuita, onestamente non dà particolarmente fastidio, anche perché c'è solo a basse velocità e poi piano piano, insomma, ci si fa l'abitudine. Bene anche la spaziatura del cambio, i rapporti finali mi piacciono, si riesce sempre a trovare la marcia giusta per la condizione giusta. Lato ciclistica, è un po' difficile parlarne, nel senso in termini assoluti, perché sulla pioggia è sempre tutto un po' diverso, poi qua in generale aveva un asfalto molto scivoloso e una condizione di guida con delle curve abbastanza strette, quindi non si poteva pretendere chissà cosa, oltretutto visibilità abbastanza scarsa, quindi non c'era neanche la possibilità di tirare tanto, però bilanciamento generale molto ben equilibrato, la moto comunque è leggera nei cambi di direzione, anche se devo dire non è molto svelta. Ci sono competitor secondo me molto più svelte a ingresso curva nei cambi di direzione. D'altra parte questo è il vantaggio, che sul dritto, sul veloce, quando si è sulle curve un po' più larghe, invece la moto è molto molto stabile, anche a velocità un po' più sostenute, si innesca un movimento, si prende una buca, un avvallamento, rimane sempre molto stabile, si ha una grande presenza di sterzo secondo me. Capitolo sospensioni, mi piace molto la taratura che è stata scelta, innanzitutto gran bella chicca, quella del leveraggio, perché la moto ha tanta trazione meccanica e soprattutto lavora molto bene il mono, come lavora bene la forcella, perché la taratura è abbastanza sostenuta, non è la moto più comoda che io abbia mai provato quando si prendono le buche, però ci passa sopra bene, anche perché la prima parte di escursione è molto scorrevole, soprattutto sulla forcella, ma quando poi invece si va a fare la classica frenata di emergenza o quando si aumenta un po' il ritmo, si ha sempre un buon sostegno, quindi anche nella guida un po' sportiva aiuta sicuramente, come d'altra parte aiutano le Pirelli Scorpion STR, che ormai penso di averlo detto in qualsiasi video nelle quali le ho provate, non so più come dirlo, si conferma sempre un'ottima gomma, e anche sul bagnato dice la sua, finché si va dritti in piega un pochino soffre, però dai, inevitabile, guardate che disegno che hanno. Ultima cosa per quanto riguarda la ciclistica, freni, impianto, di altissima qualità, innanzitutto Brembo, mi è piaciuta questa scelta, anche a rimarcare il fatto dell'italianità del marchio, no? Freno anteriore bello modulabile, oggi non c'erano, come ho detto già più volte, le condizioni proprio per tirare delle staccate fortissime, ma lavorano bene, è molto modulabile, questo sicuro, mi piacerebbe anche provarlo sull'asciutto per vedere poi effettivamente quanto è potente, però modulabilità sicuramente non manca, come non manca il posteriore, che forse l'avrei preferito un filino più potente, soprattutto nell'ultima parte di escursione, quando proprio si vuole frenare tantissimo, quando si vuole frenare forte, ma per il resto devo dire che da questo punto di vista molto soddisfacente. Ultimissimo, che secondo me è anche un po' l'aspetto più interessante, se vogliamo, almeno a livello tecnico, dello sforzo, sottolineare lo sforzo che è stato fatto per realizzare questa moto, per progettarla, elettronica. Allora, non c'è su niente di esagerato, però partiamo dal fatto che questa moto qui, con l'acceleratore a cavo ancora,
è dotata dell'IMU, cosa non scontata perché non ce ne sono tante di moto con queste due caratteristiche insieme. IMU che permette la presenza del cornering ABS, che funziona bene, limita un pochino anche l'effetto stand up, nel senso che ti aiuta a fare la curva anche se prendi il freno in mano, e questo in ottica anche di chi vuole iniziare ad andare in moto e muovere i primi passi in sella a questa moto, che magari vuole fare il passaggio dalla 500 alla 700. Aiuta sicuramente, ti dà una sicurezza in più, direi molto importante da non sottovalutare. E poi invece c'è il controllo di trazione. Allora, premetto che non è il controllo di trazione più raffinato che abbia mai provato, però è inevitabile, cioè l'acceleratore è a cavo, non si può andare ad agire sull'apertura delle farfalle, e quindi è difficile realizzare un controllo di trazione che funzioni con un acceleratore a cavo e che sia proprio raffinatissimo come quelli delle moto più evolute elettronicamente. Ma il lavoro che è stato fatto secondo me è degno di nota, perché è un controllo di trazione abbastanza permissivo, nel senso che la moto fa in tempo ad intraversarsi prima che entri. Questo è dato però anche dalla condizione veramente di scarso grip, è dato dalla gomma, quindi lascio eventuali giudizi definitivi quando la proveremo sull'asciutto magari, però l'intervento, per quanto non possa essere raffinatissimo per il discorso che abbiamo fatto adesso, è abbastanza blando, non è un taglio troppo secco che spaventa. Magari spaventa il fatto che la moto si attraversa, però non è un taglio secchissimo che può mettere in difficoltà così. Si sente sempre quando entra e riporta la moto in traiettoria senza strattoni o movimenti particolari che possono impaurire e dare fastidio. Altro da segnalare in realtà non credo di averne, penso di avervi detto più o meno tutto, poi diciamo che più di così in 80 km sotto l'acqua è abbastanza difficile da dire. Spero di avere l'occasione di tornarci in sella, magari sull'asciutto, perché mi hanno detto che ha delle doti dinamiche abbastanza interessanti, e anche per fare un diretto paragone con quelle che sono le competitor più accreditate, anche sia come fascia di prezzo sia come segmento. È una moto giusta per chi vuole muovere i primi passi in sella? Direi di sì, magari è più indicata proprio per chi inizia, per chi ha le primissime armi, la 500, ma chi ha già qualche esperienza anche con lo scooter, volendo, che arriva dal 125, devo dire che la gestione della moto in tutte le aree della guida è molto semplice, quindi assolutamente sì. E poi il plus dell'elettronica, che non è scontato ma aiuta in tante fasi della guida, come può capitare in una giornata come questa. Però il giudizio che mi sento di dare per ora è sicuramente positivo, sia per la qualità che sia sulla moto, e sia per come funzionano tutte le componenti e per quanto sono riusciti a far funzionare bene insieme questo motore con una ciclistica completamente fatta da Fantic, sviluppata da Fantic, e soprattutto con un'elettronica sviluppata da loro. Bene, penso di avervi detto più o meno tutto quello che avevo da dirvi. Se volete approfondire qualche tema, se volete sapere qualcosa in particolare, qui sotto nei commenti come al solito sono a vostra completa disposizione, e noi ci vediamo al prossimo video.